Bentornati cari amici di Stone Fighters TV a questa nuova puntata di Fighting Week News. Io sono Francesco Lafauci e come ogni puntata diamo subito la parola al pugilato al nostro Marco Filippini. Vai Marco! Grazie Francesco e un saluto a tutti gli amici di Storm Fighters TV. Questa settimana abbiamo avuto le dichiarazioni importanti del campione del Super Welter WBC Jermell Charlo, che ha affermato che vuole affrontare Rosario alla fine di questa pandemia per unificare le cinture. Rosario ha vinto le cinture contro Williams ed è campione IBF, WBA e IBO, quindi una riunificazione darebbe il primato a uno dei due pugili. Inoltre Andy Ruiz e Eddie Reynoso è ufficiale. Andy Ruiz entra nella scuderia del Super Trainer, che è stato Trainer of the Year 2019. Tra la scuderia di Reynoso ricordiamo Saul Alvarez, ovvero Canelo, e Ryan Garcia. Questa settimana è stato anche il compleanno di Kubrat Pulev. Il bulgaro è lo sfidante ufficiale di Anthony Joshua al campionato mondiale. Ricordiamo che Pulev è stato campione International WBA proprio nell'ultimo anno. Un saluto. Grazie Marco per le ultime news sul fronte pugilato e adesso scendiamo dal ring e risaliamo nella gabbia e passiamo la parola a Max Rincione. Vai Max! Ciao Francesco, un saluto a tutti gli amici di Storm Fighters TV da Massimiliano Rincione. Questo fine settimana UFC ritorna con una grandissima card, un grandissimo pay-per-view in cui nel main event Justin Gaethje e Tony Ferguson si giocheranno la cintura dei pesi leggeri all'interim in attesa di poter poi riunificare i titoli con il campione indiscusso Khabib Nurmagomedov. Nel co-main event Henry Cejudo affronterà Dominic Cruz per il titolo dei pesi gallo dopo il forfait di Jose Aldo, fermato dai voli ovviamente annullati per quanto riguarda tutti gli spostamenti da una nazione a un'altra a causa della pandemia da coronavirus. Poi il 13 e il 16 maggio UFC ci darà altri due eventi in cui torneranno in azione anche i nostri italiani Marvin Vettori e Mara Romero Borella. Queste sono le notizie per quanto riguarda le MMA. Da Massimiliano Rincione è tutto, un saluto agli amici di Storm Fighters TV. Grazie Max per le ultime notizie e poi c'è anche da dire che questa settimana il mondo della box ha incontrato il mondo dell'MMA, per così dire, poiché Oscar De La Hoya ha dichiarato di essere disposto ad affrontare Conor McGregor e di riuscire a metterlo giù. E Conor McGregor chiaramente non si è tirato indietro e ha detto di essere presente e di accettare questa sfida. Quindi ci sono forti probabilità che Conor McGregor dopo il 2017, dopo la sfida contro Floyd Mayweather nel 2017, tra l'altro match che ha registrato uno dei più alti incassi nella storia degli sport da combattimento, possa risalire sul ring per sfidare un grande nome della box. Ora, su questa sfida non darei del tutto il risultato per scontato. Mentre quando ci fu la sfida contro Floyd Mayweather, diedi praticamente totalmente vincente Floyd Mayweather, in questo caso contro Oscar De La Hoya personalmente non direi che è così scontato che quest'ultimo possa vincere. Ricordiamo che Oscar De La Hoya non combatte dal 2008 quando perse per TKO contro Manny Pacquiao. In più diciamo che ha avuto negli ultimi anni dei passati non proprio idonei a un atleta tra droga, alcol, insomma, in più ha anche 47 anni. Quindi non so, personalmente non vedo il risultato scontato. Questo non vuol dire che Oscar De La Hoya non sia ancora in grado di poter esprimere le sue doti pugilistiche e non dico che Conor in automatico possa vincere, ma secondo me, se questo match si farà, al di là dei incassi che verranno fatti, il che quello è l'unica cosa certa, non so esattamente come andrà a finire. Ad ogni modo, rimanendo in tema di pugilato, vi ricordo che questa settimana è andata in onda la puntata di Raccontiamocela, dove abbiamo incontrato l'ex campione del mondo WBA Stefano Zoff. E abbiamo discusso chiaramente di pugilato e di tutto quello che è stata la sua lunghissima carriera, ben 26 anni da pugile professionista ad alti livelli.
Inoltre questo fine settimana ritorna come sempre, quindi domenica ore 21:30 ritorna Let's Talk About Fight, il nostro format che vi terrà aggiornati dove discuteremo appunto, finalmente abbiamo un evento, discuteremo di quello che accadrà negli UFC 249 e avremo anche un ospite d'eccezione, ovvero Francesco Vaccaro, responsabile sport da combattimento della regione Sicilia FIKBMS. Spero di essere riuscito a pronunciarlo tutto per intero. Ad ogni modo, da parte di Francesco Lafauci e il team di Stone Fighters TV è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.